Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio garage. Oggi vedremo come cambiare il pressostato del compressore. Questo è un piccolo compressore da 24 litri. Purtroppo ultimamente mi sono accorto che non teneva la carica e avvicinando l'orecchio mi sono accorto che sfiatava sempre di più fino a quando è diventato praticamente inutilizzabile. Accendendolo il pressostato indica una pressione che va aumentando ma molto più lentamente di come dovrebbe, inoltre si scarica velocemente e si sente adesso dopo alcuni giorni l'aria che esce veramente in modo copioso, abbondante. Vi farò vedere anche, metterò qua da parte un riquadro durante il quale ho fatto delle prove con l'acqua e un po' di sapone per vedere dove era lo sfiato. Si vede la perdita abbondante di aria e vi farò sentire ora anche con il microfono, lo avvicinerò appunto come sfiata. Quindi lo accendo. Adesso vi faccio sentire il rumore. Ovviamente in contemporanea la pressione va diminuendo, quindi questa è l'ulteriore conferma che c'è una perdita di aria. Quindi adesso lo smonteremo, vi farò vedere il procedimento ed il montaggio. Ovviamente vi lascerò anche eventualmente alcuni link per poter comprare tutto ciò che serve a partire dallo stesso pressostato. Vi consiglio di comprarlo di buona qualità. Su internet si vedono anche pressostati da 4-5 euro, non vi consiglio di comprarli. Io ne ho comprato uno nella mia città, l'ho pagato una ventina di euro. Questo è Made in Italy, o lo comprate presso un rivenditore che tratta questo tipo di materiali, oppure vi lascerò appunto dei link, farò una ricerca, vi cercherò i migliori e appunto potrete comprarli senza commettere errori. Ormai la pressione è arrivata praticamente a zero, quindi l'aria è uscita praticamente tutta e infatti il fruscio si sente sempre più basso. Va bene, quindi iniziamo a smontarlo e vediamo i passaggi man mano. La prima cosa da fare è staccare l'alimentazione elettrica, quindi una volta rimossa la spina facciamo la prova. Il compressore non si avvia, quindi non c'è alimentazione e possiamo procedere. Questo pressostato che ho comprato io lo fanno in provincia di Torino, è Made in Italy come dicevo poco fa. Se possiamo, finché durano va bene, però se dobbiamo cambiarlo almeno facciamo uno step avanti migliorandolo. Quindi si svita la vita che c'è sulla parte superiore e accediamo all'interno del pressostato. Funziona a scatto, va ad agire su questo piolino che ha questa molla che lo fa tornare verso l'alto, quindi se per caso il compressore dovesse essere collegato all'alimentazione elettrica comunque si avvierebbe, quindi anche per questo, oltre che perché c'è corrente, bisogna fare attenzione. Allora, ci sono diversi cavi collegati, noi dobbiamo staccarli, quindi apro il coperchio anche del nuovo, combacia in tutto. Quindi se è possibile facciamo anche una fotografia alla disposizione dei fili nella parte posteriore, dopodiché avremo anche promemoria di come erano posizionati. Quindi faccio una foto, quindi stacchiamo tutto il cablaggio. Una volta rimosso quindi il cablaggio da una parte, posso procedere con quello della parte opposta. Ok, da questa parte quindi ci va il cavo per l'alimentazione elettrica, da questa parte invece è il cavo che poi comanda il resto. Quindi svito, stacchiamo tutti i vari componenti. Questa valvola è quella che serve a fare in modo che quando il compressore raggiunge un'elevata pressione, nel caso in cui il pressostato non dovesse staccare la carica, questa si aprirebbe e farebbe sfiatare l'aria in eccesso. Dobbiamo sollevare la parte in plastica. Una volta sollevata riusciamo a tirare questo tubicino. Perfetto. Questo
Dunque è il vecchio pressostato, tutto disassemblato, che era quello che sfiatava. Siamo pronti a mettere quello nuovo. Ho staccato tutto, ho pulito per bene le varie filettature dei componenti, perché comunque erano sporche, c'era condensa che si era solidificata, aveva formato del calcare. Possiamo procedere quindi con il montaggio del nuovo pressostato. Il negoziante mi ha consigliato di mettere del Teflon per avere maggiore tenuta. Io lo metterò, voi deciderete se farlo o meno. Considerate però che in molti giustamente fanno notare che il Teflon va messo assolutamente benissimo per quanto riguarda i compressori, perché se una parte dovesse andare oltre la filettatura, se poi ci capita di utilizzare utensili che richiedano appunto il compressore, quindi utensili ad aria compressa, parti di Teflon potrebbero andare ovviamente all'interno degli stessi utensili e quindi eventualmente danneggiarli. È un piccolo compressore da 24 litri, è difficile che io lo utilizzi con utensili ad aria compressa perché non ce la farebbe, però io un minimo senza oltrepassare la filettatura comunque lo metto, ascolto il consiglio del rivenditore. E allora inizio avvitando, questa è la parte principale, ci va la chiave del 24. Questa è la prima parte perfettamente montata. Adesso posso inserire le altre parti, sempre con il Teflon. Questo è il Teflon che si utilizza per i collegamenti idraulici. Come vedete mi sono mantenuto ben al di sotto della filettatura. La valvola di sfiato, bene, adesso colleghiamo il tubicino, semplicemente a pressione, non è necessario smontare nulla. Faccio passare i cavi. Il cavo di alimentazione che abbiamo già staccato poco fa dall'alimentazione elettrica dal lato opposto, quindi posso ricollegare. Questo è per lo scarico a terra della corrente. Va inserita questa parte metallica all'interno e poi si stringe di nuovo la vite. Ok, adesso posso reinserire i cavi come erano posizionati prima. I due cavi blu erano posizionati nella parte alta e i due cavi marroni invece erano nella parte bassa, quindi inserisco quello di destra, faccio vedere il collegamento che è identico da questa parte. Basta svitare questa vite, entrambe le viti, 1 e 2, si allentano, si inserisce il cavo e poi si stringe. Perfetto, adesso posso stringere. Adesso che sono ben stretti e tutto il cablaggio è fatto correttamente, posso inserire quindi il coperchio, avvitare. Colleghiamo l'alimentazione elettrica e vediamo se sfiata o se funziona. Perfetto, non c'è assolutamente rumore di aria che fuoriesce. Quindi adesso il mio compressore funziona correttamente. Sto proseguendo la carica per vedere se rispetta la massima pressione e quindi poi si stacca correttamente oppure no. Ricordiamoci che il compressore, quando raggiunge il livello massimo di carica, farà uno sfiato. Pss. Questo è corretto che lo faccia perché fa in modo che non rimanga pressione all'interno del pistone, quindi la scarica
e all'avviamento il pistone sarà libero di salire e proseguire, altrimenti se c'è pressione farà fatica, non riuscirà a riavviarsi. Quindi lo riavvio, vediamo appunto come si comporta al raggiungimento della pressione massima. Perfetto, si è staccato, funziona correttamente. Nel caso in cui non dovesse funzionare, quindi dovesse superare la pressione, questa valvola si aprirebbe e farebbe uscire tutta l'aria in eccesso, evitando che l'accumulo di aria possa creare danno. Allora ragazzi, ho finito con il montaggio quindi del pressostato sul compressore. Spero che questo video vi sia stato utile. Io non sono un professionista, sono semplicemente un hobbista che si è occupato di riparare il proprio utensile. Proprio per questo non prendo nessuna responsabilità. Vi do la raccomandazione di staccare comunque la corrente elettrica assolutamente. Se volete vedere dov'è lo sfiato, potete utilizzare l'acqua e il sapone dopo aver staccato la corrente elettrica, perché quelli sono dei fili elettrici che collegati appunto alla presa vi farebbero fare cortocircuito, potreste farvi male. Comunque con la corrente non si scherza, quindi lo mandate in pressione, staccate la corrente, fate la prova, aspettate che si asciughi, lo soffiate con un compressore ulteriore, vedete voi come fare. Fatto sta che subito dopo non dovete metterci le mani, altrimenti c'è il rischio di prendere la scossa. Il procedimento, come abbiamo visto, è semplice, basta smontare e rimontare. I collegamenti elettrici sono semplicissimi, ricordatevi di fare una foto per poter ricordare come erano posizionati i cavi, ovviamente come disposizione dei collegamenti sia elettrici che per tutti i componenti che lo riguardano. Quindi poi potete procedere come ho fatto io. Detto questo, vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito a mettere mi piace al video se vi è piaciuto e se lo avete ritenuto utile. Iscrivetevi al mio canale, quindi cliccate sulla campanella che trovate qua giù, in modo da attivare anche le notifiche e ricevere un'email ogni volta che io caricherò un video. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo.